Fiorentina 1, Inter 1. Non è neanche così clamoroso il miracolo, ma Pio Esposito si era girato bene in area di rigore all'ultimo secondo, all'ultimo respiro di questa partita. De Gea ci mette le mani e dopo aver salvato su Akanji salva anche su Pio Esposito, e l'Inter stava per vincere una partita sporca in cui la Fiorentina purtroppo ha meritatamente portato a casa un punto, perché l'Inter, dopo il vantaggio a freddo nei primi 40 secondi con la fiammata subito di Pio Esposito, ha controllato, ha fatto bene per i primi 10 minuti, ha avuto anche le occasioni per andare sul 2-0 e poi invece è cresciuta costantemente la Fiorentina e l'Inter non ha mai dato la sensazione di una solidità da grande squadra in un match in cui la Fiorentina ha avuto più e più volte l'occasione di pareggiare fino poi a trovare il gol dell'1-1, rischiando addirittura anche la vittoria. Una partita in cui è successo un po' di tutto, pareggio che forse va un pochino più stretto alla Fiorentina che all'Inter per quello che si è visto in campo, un Inter che però poteva vincerla in maniera sporca negli ultimi secondi di gara. Anche oggi c'è un clamoroso episodio arbitrale che sta passando clamorosamente sotto silenzio e ne parleremo, ma Simo, è una partita su cui io leggo già i commenti, tra poco ti sorprenderò con la mia opinione su questa partita, però nel frattempo ad oggi, in questo momento, la Fiorentina ha meritato questo pareggio, noi dovevamo gestire meglio il vantaggio e non lascia, ecco, una grande impressione questa trasferta qui con un Inter che chiude incalando. Sì, decisamente no. Purtroppo prima della partita dicevo mi aspetto un Inter un po' sulla falsariga delle ultime settimane e spero, e tuttora spero, che la sosta ci possa restituire un Inter migliore. Però l'Inter oggi francamente mi sembra avere mezz'ora di autonomia nelle gambe. Dalla mezz'ora in poi si fa una fatica enorme e abbiamo passato tutta la partita nemmeno a respingere la Fiorentina, a sperare che la Fiorentina sbagliasse i tiri, perché la Fiorentina tirava di continuo e per fortuna per il 90% delle volte, tranne nel caso in cui hanno fatto gol, hanno sbagliato una marea di gol, alcuni anche, non dico già fatti, ma quasi, penso a quello di Ken sotto porta nel primo tempo, e quindi purtroppo è un punto che va, cioè è un punto guadagnato per l'Inter, per come è andata la partita. Noi abbiamo in testa magari il gol dopo 40 secondi e l'occasione finale, entrambe di Pio, però per quello che è stato lo sviluppo io ho avuto francamente molta più paura di perderla che non la sensazione di vincerla. Rigiocandola 10 volte probabilmente 7-8 volte la perdi, perché la Fiorentina almeno un gol in più te lo fa, e quindi purtroppo lo sviluppo è stato così, secondo me. Su questo non lo so, perché poi vado a vedere, comunque l'Inter i palloni per il 2-0 li ha avuti, un gol annullato a Barella di poco e alla fine tu hai due occasioni clamorose per vincerla questa partita, quindi l'Inter i suoi palloni per vincerla li ha avuti. Paghiamo ancora un po' le solite cose, sto rivedendo adesso il gol subito, non è accettabile comunque che il portiere, ogni volta che il pallone arriva dal portiere, la respinta è corta e crea subito una seconda occasione per loro, cioè questa roba per me non è più guardabile, che il tiro in porta, tu devi sapere che dopo il tiro in porta diventa sempre una seconda occasione per loro. Questa cosa veramente è veramente triste, infatti sulla respinta diventa un'occasione per Ndur che segna subito. Prima più volte ci ha messo una pezza Bissek, che forse in quell'occasione lì arriva in leggerissimo ritardo probabilmente, ma per me Bissek è stato oggi il migliore, perché prima il migliore era Barella, che poi ha calato nel secondo tempo e ha sulle spalle un po' il gol, Simo, l'azione da cui arriva il gol. L'hai detto anche prima, abbiamo visto tante di quelle azioni in cui la Fiorentina è andata vicina al gol, che alla fine una prima o poi sarebbe andata male, era abbastanza prevedibile. Ma per te lì c'è una responsabilità di Barella? È una responsabilità un po' condivisa, secondo me. Con il discorso anche di Sommer che dicevi, ma in generale comunque, cioè fatico a darti il nome singolo perché, ripeto, ho avuto in testa tutta la partita il fatto che prima o poi il gol l'avremmo preso, perché era abbastanza evidente. Quindi, cioè, ti è andata male quella, poteva andarti male l'azione prima o l'azione dopo, fondamentalmente. Poi certo, io mi sono incazzato perché dico comunque sei al limite dell'area con due uomini addosso, magari non fare il tocchettino e dopo 3 minuti dal gol subito arriviamo in attacco e fa ancora un colpo di tacco. Cioè, quelle robe lì danno fastidio di base perché è anche abbastanza automatico, però è stata un po' tutta la partita così, secondo me.
Io Simo voglio dire una cosa, non sono troppo d'accordo con l'eccesso di critica che sto leggendo in questo momento, anche se lo capisco ovviamente. L'Inter che non vince da 4 partite di fila non è da Inter, tra l'altro stiamo mantenendo la media di un gol a partita che l'Inter ha messo in fila da quando non c'è Lautaro Martinez, per tornare un po' sempre a quel discorso lì, abbiamo perso di fatto la fase offensiva a livello di produzione. Aveva molto sorpreso il fatto che l'Inter fosse riuscita ad andare a segnare dopo 40 secondi. Abbiamo aggredito subito la partita e a me quello sì mi aveva francamente sorpreso ed entusiasmato, perché un Inter che entra così cattiva e morde subito al collo l'avversario non la vedevo da tantissimo tempo e quindi mi faceva ben sperare. Poi dopo quell'effetto si è un pochino sgonfiato. Tra poco voglio aggiungere una cosa, però la prima cosa che mi viene in mente per definire questa partita, io ci vedo confusione come parola chiave in questo momento. Confusione perché ho visto una difesa intesa come fase difensiva mai realmente solida, mai realmente convincente, con una Kanji che lì in mezzo anche oggi mi ha lasciato più di qualche perplessità, tant'è che poi subentra Cerbi e Ken sparisce un po' dalla partita per come viene gestito. E, ho visto anche a livello poi di gestione dei cambi, è un Inter che sta palesemente pagando le assenze e dei giocatori che non sono più brillantissimi, non sono brillantissimi, cioè parti con Çalhanoğlu che non ha evidentemente i 90 minuti, devi già prevedere un cambio. Lo stesso Dumfries per me non ha ancora i 90 minuti, tant'è che già stava un pochino sbarellando nei minuti finali e poi lo cambi, entra Luis Enrique che è totalmente impalpabile, entra Frattesi che è sempre un coin flip, come si dice, un lancio della monetina, ti può incidere positivamente o negativamente, tendenzialmente quest'anno è più ectoplasmatico che altro, e ancora una volta oggi è entrato, ma c'è stata traccia di Frattesi, non mi sembra. Bonni entra con delle cose che lasciano più di qualche perplessità anche a livello di impatto, e ancora una volta i cambi che vengono fatti sono cambi che ti hanno fatto perdere totalmente l'apporto offensivo, assolutamente, e a centrocampo non c'è mai stato filtro in questa partita, ancor meno a gare in corso. Chiaramente sei stato anche un po' condizionato dai cartellini, perché ammonito Carlos Augusto, ammonito Di Marco, stavi soffrendo soprattutto da quel lato lì, ti porta al cambio di Carlos Augusto e sei un po' limitato con le soluzioni a gare in corso. Qualcuno in chat dice la Fiorentina però ha giocato giovedì, sì, però ragazzi 5 giocatori della Fiorentina che erano titolari stasera giovedì non hanno giocato, quindi erano freschi, e in generale la Fiorentina è in un momento crescente, è in un momento di positivo, di fiducia, e sono in ripresa rispetto ad un Inter che arriva da 4 partite di oggettiva difficoltà. Simo, ti chiedo se per te l'Inter sta sentendo la pressione di quelle che ti arrivano da dietro. Io vedo una squadra stanca. Ripeto, ci sono tante questioni da risolvere, ma la prima di queste è che per me siamo cotti. E il fatto che ci siano state queste settimane in cui per fortuna abbiamo avuto una sola gara alla volta, in qualche modo lo conferma, perché pur avendo una sola gara alla volta tu arrivi la domenica e giochi mezz'ora, fondamentalmente. Cioè io, nel momento in cui ti sparisce completamente l'attacco, anche per ragioni fisiche, non solo, ma anche per ragioni fisiche, hai voglia poi a fare 60 minuti in difesa con la Fiorentina, che ti attacca e che sta meglio fisicamente. Cioè, tutte le palle lunghe che provavamo a giocare non ne riuscivamo più a tenere una, perché non ne avevano più. Thuram non ne aveva più, Pio comunque combatte, è l'unico che rimane, diciamo, secondo me, ad avere un certo tipo di atteggiamento corretto. Bonni entra, corre tra le margherite, purtroppo la situazione è questa qui. Io per quello dicevo della sosta prima, perché io l'unica speranza che ho è che con la sosta un richiamo di preparazione, o non lo so, perché adesso non so cosa vogliono fare, o comunque anche solo un momento di stacco, e possa tornare l'Inter pimpante, perché l'Inter pimpante oggi la vedi mezz'ora. Il fatto, cioè, dicevi la Fiorentina in 5 non hanno giocato, però gli altri 6 sì, e comunque si sono fatti la trasferta e comunque hanno avuto un impegno anche solo psicologico. Sì, però Simo, dai, la Conference League la giochi in ciabatte, dai. Per me quello non è un discorso che regge, non è un discorso che regge. È uno degli elementi che devi mettere lì. Sì, però è diverso, Simo. Per me è molto diverso. Cioè, l'impegno che ha avuto l'Inter, che ti ha fiaccato durante la stagione, è molto diverso da quello che ha avuto la Fiorentina, che tra l'altro a gennaio ha aggiunto diversi giocatori. Più che altro mi concentrerei non tanto sul quanto hanno corso loro, ma
hai avuto altri 8 giorni per preparare questa partita e di nuovo i nostri infortuni continuano ad essere lunghissimi, questa cosa qua, cioè Bastoni da un colpo manca 2 settimane, Çalhanoğlu un'altra ricaduta, abbiamo dovuto aspettare un mese ancora una volta, cioè più che altro è questo il tema dei nostri, però sulla Fiorentina dalla Conference League siamo a livello Coppa Italia e a noi quando giochiamo l'infrasettimanale in Coppa Italia non è che diciamo ci ha stancato la Coppa Italia, dai. Sì, sì, per carità, non è paragonabile alla Champions o altro, però è un altro degli elementi che metti lì. Cioè, perlomeno negli ultimi 20 minuti, negli ultimi 15 minuti, magari ti aspetteresti un minimo calo, invece no. Cioè, la Fiorentina è andata a 1000 fino alla fine. Se tu avessi guardato le due squadre senza sapere chi ha giocato in infrasettimanale e chi no, avresti detto che sarebbe stata l'Inter quella ad aver giocato. Non lo so, ripeto, io... No, questa cosa non mi incide, francamente. Sì, il fatto che abbia giocato giovedì adesso è una cosa che va molto di moda a scrivere, ma non è niente di clamoroso per me. Daniel dice: voglio solo sapere che puntini sta succedendo, e un po' il nostro Simone lo ha detto, grazie Daniel. Poi c'era il Sacrestano che dice: mi stanno portando a non seguire più l'Inter, li voglio via tutti, siamo una squadra di masochisti senza palle, addirittura. Buona serata, grazie al Sacrestano per la super chat. Andrea scrive: voi lo sapete che con stasera abbiamo perso un campionato e che Chivu, per quanto gli voglia bene a fine stagione, deve dimettersi addirittura. Tra poco leggo le altre super chat, però mi soffermo su questa. Io in realtà, Simo, stasera dico che beata sosta, adesso, finalmente siamo arrivati alla sosta, dalla quale l'Inter tornerà recuperando Lautaro Martinez, finalmente, o almeno ce lo auguriamo, recuperando Bastoni, Çalhanoğlu speriamo che torni tirato a lucido dopo anche gli impegni con la nazionale. Dumfries potrà fare ancora del lavoro. Io capisco il trend, capisco che ci preoccupa vedere un Napoli che sente l'odore del sangue e cresce, e il Milan che riesce a far punti anche con 0 tiri in porta, riesce a far punti in qualsiasi modo. L'Inter comunque, ragazzi, è a +6 dal Milan e a +7 dal Napoli, e dopo la sosta giochiamo in casa noi, giochiamo a San Siro con la Roma, mentre Milan e Napoli si affrontano tra loro. Per me l'Inter in questa fase il tema è che deve reggere di testa, il tema è quello, e capisco la vostra preoccupazione date le ferite del recente passato, ma l'Inter sta facendo in questo momento, sta normalizzando un cammino che era totalmente straordinario, quello che stava facendo, perché stavamo andando in proiezione da oltre 90 punti, che non è assolutamente in linea con il valore di questa squadra, secondo me. Questa non è una squadra da oltre 90 punti, per cui in questa fase stiamo raccogliendo un pochino meno e si sta normalizzando il cammino dell'Inter. Solo che vederli così, uno dopo l'altro, queste partite fa un certo effetto. Però io, ripeto, mi sarei aspettato un campionato punto a punto, piuttosto che una stagione con l'Inter in fuga a +10. Questo è il momento di tener botta e di dare un messaggio dopo la sosta, recuperando tutti. Solo un Inter al completo può vincere questo scudetto, altrimenti è ovvio che si faccia fatica. Sì, sì, è il discorso dei presupposti all'inizio stagione che, come sai, io ciclicamente tendo a ribadire, partendo però dal presupposto che se tu perdi uno scudetto dal +10, te ne infischi dei presupposti di inizio stagione, nel senso che il modo in cui si sviluppa la stagione poi ha un impatto anche superiore. Però Simo, Dario dice eravamo +14, quando mai siamo stati a +14? No, mai. no. Che significa? Cioè, potenzialmente eravamo +13. Per me, ripeto ragazzi, il tema è che nell'arco di una stagione questi sono risultati che ci possono stare. È ovvio che vederli così in fila sta creando questo panico che leggo in chat, ma io non sono d'accordo. Secondo me, io in questo momento dico benedetta sosta che ci permette anche di rompere un po' le righe, di mandare tutti i nazionali in giro per il mondo e di ritrovarci dopo la sosta con dei giocatori recuperati per ripartire. Giochi a San Siro, poi certo se a San Siro non batti la Roma e ti si rifanno di nuovo sotto, lì è giusto bastonare, secondo me. Per me non è questo il momento di bastonare, però. Ma più che altro abbiamo vissuto un intero campionato ad essere qui a strapparci i capelli magari per una non vittoria, e poi la giornata successiva o all'interno della stessa giornata le rivali, magari l'Inter pareggia e le rivali addirittura perdono partite che non immagineresti mai di vederle perdere, l'ultima delle quali il Milan con la Lazio. Quindi anche questo discorso, abbiamo perso lo scudetto, cioè siamo a +6, come puoi dire a +6 abbiamo perso lo scudetto? Il trend è peggiorativo, diciamo, questo sì, mi sembra chiaro, però cioè, con calma.
non ci fosse la sosta di mezzo sarebbe un discorso un po' diverso. Con la sosta di mezzo io quantomeno voglio lasciarmi il beneficio del dubbio, diciamo così, di vedere come rientrano anche quelli che vanno in nazionale, che da un lato è un male, dall'altro è un bene, nel senso che poi stacchi, magari gli italiani avendo il playoff che pesa tantissimo anche a livello mentale è un altro discorso, però tutti gli altri sono in situazioni diverse. Soprattutto recuperi Lautaro Martinez, finalmente anche da un punto di vista emotivo manca in campo, non solo tecnico, anche tecnico, ma nello specifico emotivo, recuperi i bastoni. Io mi auguro che, ripeto, come dicevo ancora prima della partita, prima di sapere che sarebbe finita 1-1, mi auguro che di rientro dalla sosta si possano vedere delle cose diverse. Anche perché se noi siamo molto focalizzati sull'Inter ed è normale, però per dire no, noi adesso andiamo ad affrontare la Roma, che oggi ha vinto 1-0 con il Lecce e che 3 giorni fa aveva i suoi tifosi, anche youtuber, che si strappavano i capelli per la partita orribile col Bologna. Cioè capisci che poi noi siamo talmente concentrati che ci sembra che qui faccia tutto schifo nel caso specifico dopo questa partita e dalle altre parti siamo tutti lì pronti con il fucile puntato che ti aggrediscono. Non è detto. Il Napoli per esempio in forte crescita sì, senza dubbio, però arriva da un grande terreno perso durante i mesi e non è detto che vada avanti così. Io ripeto, rimango col beneficio del dubbio della sosta, consapevole che è una cosa anche un po' astratta, però a cosa mi devo aggrappare adesso? Penso solo questo. Io ringrazio Armando che dice: sono giorni che dico che avrei firmato per 5-6 punti nelle prossime 3 gare, ma magari li facessimo. 5-6 punti è perfino eccesso di ottimismo, dice Armando. Io devo un attimo concludere la clip, quindi tra poco leggiamo le altre super chat che sono arrivate, però Simo, dopo aver detto le nostre responsabilità, detto della confusione, detto di alcune prestazioni che sono state deludenti, anche Thuram era partito abbastanza bene secondo me cercando di fare il lavoro di Lautaro Martinez e poi dopo via via è calato. Pio Esposito per me andrebbe servito un pochino di più, visto che in 3 occasioni ha avuto 3 potenziali palle gol oltre al gol segnato, quindi andrebbe un pochino coinvolto di più in area di rigore. Però mi sembra doveroso segnalare anche la questione arbitrale, perché Julian dice 3 partite, 3 episodi contro, me interessa poco che l'Inter giochi male, penalizzati ogni volta che scendiamo in campo, non sono scuse, è la realtà. Ecco, a me interessa anche che l'Inter giochi male perché dobbiamo anche andare a vincere queste partite. In un momento di difficoltà, però il fatto che ogni singolo episodio arbitrale ti giri contro, secondo me ti aggiunge anche qualche tema che dovresti analizzare, perché continuo a dire che quel mani di Pongracic in area di rigore che è totalmente sparito dalla moviola, ragazzi, per me era 70% rigore, 30% no, e ancora non ce lo stanno facendo rivedere. E soprattutto continua ad essere esterrefatto per la disparità di giudizio delle stesse cose. Tu dammi il rigore intanto che mi può portare sul 2-0, tra l'altro nel giorno in cui in campo ci sono sia Cialanoglu che Zielinski, che sono rigoristi quasi perfetti. Mettimi sul 2-0, poi la partita cambia. E invece, ancora una volta, il braccio largo diventa rigore solo se lo fa Bissek. Questa mi sembra un po' la sintesi, Simo. Ma la cosa più grave purtroppo è che non ce lo fanno neanche rivedere. Cioè siamo al punto, prima eravamo al punto che ci davano gli episodi contro, ok, adesso siamo al punto che ci danno dei potenziali episodi contro e manco ce li fanno rivedere. Cioè non è passato uno, e dico un replay durante la diretta di DAZN, di Sky, no, era DAZN, del mani di Pongracic. Ma perché? Cioè siamo arrivati a questo punto. Thuram che prende 3 falli, di cui 2 davanti all'area di rigore, falli potenziali anche lì, non gliene fischia neanche uno e non ce li fanno rivedere. Non lo so. Oggi, chiaramente, rispetto al derby dove c'è stato il Mani al 92esimo e alla gara con l'Atalanta dove eravamo all'85esimo, ha un peso diverso. Però eri 1-0, tirano il rigore, poi le partite cambiano, perché andare 0-2 è tutto un altro film, ovviamente. Quindi, però... Io infatti continuo a dire, ragazzi, che fare i perbenisti, buonisti e i moralisti, eccetera, del no, non parliamo di arbitri, non è così che funziona, ragazzi, non è così, perché non è che c'è una soglia di prestazione positiva che ti permette di avere un arbitraggio corretto, non è che dico che ci devono favorire, ma devi avere un arbitraggio corretto. E parlare di errori arbitrali non sono scuse, soprattutto dopo aver analizzato tutti gli errori e le responsabilità di questa Inter. Significa fare cronaca a 360 gradi e non essere semplicemente piagnoni che si squagliano solo nei confronti della propria squadra. Quindi è un'analisi completa, come quella che facciamo qui su Passione Inter e nel club, quindi vi aspettiamo su passioneinter.club, mi raccomando, per continuare a discutere di tutti questi argomenti. www.passioneinter.club e iscrizione al canale.